Ciao, sono Silvia Cioli di Zappata Romana. Mi trovo nell'Ortus Urbis, il nostro orto, qui a Roma, per Civis e il progetto Seminati sulla biodiversità. Oggi voglio raccontarvi una cosa che facciamo spesso con i bambini, come si fanno le bombe di semi. Le bombe di semi le ha inventate Manobu Fukuoka, un giapponese che ha scritto La rivoluzione del filo di paglia e che è portatore di quel pensiero che l'uomo fa troppo su questo pianeta e bisogna lasciar fare la natura il suo corso. Queste bombe di semi sono piaciute tanto ai guerrilla gardeners che ormai ci sono in tutte le città del mondo. È una ricetta molto facile, con pochi ingredienti, lo si può fare anche a casa più volte e aiutare le città a rinverdirsi. Allora, veniamo a come si fa. Abbiamo il primo ingrediente che è la terra, l'argilla, i semi e l'acqua. Allora, intanto prendiamo un po' di terra che è la parte nutritiva per tenere in vita questi semi, l'argilla che è la parte invece che protegge la nostra pallina. E poi i semi, vedete, ne ho più di uno. È importante averne diversi perché non sappiamo dove andrà a finire la nostra pallina quando l'avremo lanciata. Quindi abbiamo il coriandolo, la camomilla, il basilico e il lupino, semi che in questa stagione possono germogliare. Ultimo ingrediente molto delicato è l'acqua. Non bisogna metterne troppa e poi si può iniziare a mescolare. Si aggiunge un po', piano piano si forma una consistenza giusta e si può iniziare a lavorare. Io da qui posso fare per esempio 2 palline diverse, raccolgo bene più che posso quello che c'è nella mia ciotola. Ecco la prima pallina, ecco la seconda pallina. Ma non finisce qui. Allora, dove le mettiamo queste palline? Possiamo, nello spirito del riciclo, riutilizzare i contenitori delle uova. Qui per esempio abbiamo delle palline che sono già state seccate, perché queste dobbiamo lasciare che si secchino al sole per essere pronte. Poi possiamo mettere una bella copertina alla nostra scatola. Qui abbiamo la ricetta per ricordarci come si fa e il gioco è fatto.
Ciao, sono Silvia Cioli di Zappata Romana. Mi trovo nell'Orto Surbis, il nostro orto, qui a Roma, per Civis e il progetto Seminati sulla biodiversità. Oggi voglio raccontarvi una cosa che facciamo spesso con i bambini, come si fanno le bombe di semi. Le bombe di semi le ha inventate Manobu Fukuoka, un giapponese che ha scritto La rivoluzione del filo di paglia e che è portatore di quel pensiero che l'uomo fa troppo su questo pianeta e bisogna lasciar fare la natura il suo corso. Queste bombe di semi sono piaciute tanto ai guerrilla gardeners, che ormai ci sono in tutte le città del mondo. È una ricetta molto facile, con pochi ingredienti, lo si può fare anche a casa più volte e aiutare le città a rinverdirsi. Allora, veniamo a come si fa. Abbiamo il primo ingrediente che è la terra, l'argilla, i semi e l'acqua. Allora, intanto prendiamo un po' di terra, che è la parte nutritiva per tenere in vita questi semi, l'argilla, che è la parte invece che protegge la nostra pallina. E poi i semi, vedete, ne ho più di uno. È importante averne diversi perché non sappiamo dove andrà a finire la nostra pallina quando l'avremo lanciata. Quindi abbiamo il coriandolo, la camomilla, il basilico e il lupino, semi che in questa stagione possono germogliare. Ultimo ingrediente molto delicato è l'acqua. Non bisogna metterne troppa e poi si può iniziare a mescolare. Si aggiunge un po', piano piano si forma una consistenza giusta e si può iniziare a lavorare. Io da qui posso fare per esempio 2 palline diverse, raccolgo bene più che posso quello che c'è nella mia ciotola. Ecco la prima pallina, ecco la seconda pallina. Ma non finisce qui. Allora, dove le mettiamo queste palline? Possiamo, nello spirito del riciclo, riutilizzare i contenitori delle uova. Qui per esempio abbiamo delle palline che sono già state seccate, perché queste dobbiamo lasciare che si secchino al sole per essere pronte. Poi possiamo mettere una bella copertina alla nostra scatola. Qui abbiamo la ricetta per ricordarci come si fa e il gioco è fatto.